Buongiorno a tutti, eccoci qua per un'altra puntata enogastronomica sulla cucina e l'enologia marchigiana. Paolo Agostinelli della cantina Ciuciù, insieme a Giovanni, il chef dell'agriturismo Vecchio Gelso di Ortezzano. Ciao Giovanni, raccontaci cosa ci prepari oggi. Ciao Paolo, allora oggi stiamo appunto all'aperto della nostra location dell'agriturismo Vecchio Gelso, appunto stiamo proprio alle spalle del famoso Gelso, ecco da cui deriva il nostro nome Vecchio Gelso. Stiamo proprio qui, e si può vedere nello splendido Gelso che adesso ha iniziato già a tirar fuori le sue belle foglie verdi. Oggi faremo una ricetta facile, fast, come si dice, veloce, tutto fatto al momento, un piatto molto facile. È il filetto di manzo alle erbe con verdure croccanti di stagione. Io sto andando brevemente a soffriggere dell'olio, dove andrò ad aggiungere della fava che ho precedentemente sbucciato e dei carciofi. E dopo insaporirò tutto con un misto di erbe, salvia, timo, origano, maggiorana e alloro. Vedo che anche in questa ricetta seguiamo la stagionalità con la fava e il carciofo, visto che siamo a fine maggio è perfetto. Va bene, allora intanto io approfitto per raccontare qualcosa sul vino che abbineremo oggi a questo piatto, visto che finalmente si parla di proteine. Adesso è il momento di assaggiare un rosso importante e io per l'occasione ho pensato al Gotico, che è un rosso piceno superiore della cantina Ciuciù nell'annata 2015, che è quella corrente. È un vino molto molto interessante e soprattutto molto rappresentativo del territorio, perché non so se lo sapete, ma la denominazione del rosso piceno superiore è molto molto ristretta, sono soltanto 13 comuni in provincia di Ascoli Piceno e tendenzialmente ovviamente chi ha le vigne in queste zone cerca di avere le migliori vigne per produrre questo vino. Il disciplinare prevede un blend di Montepulciano e Sangiovese. Noi in particolare utilizziamo il 70% di Montepulciano e 30% di Sangiovese e la caratteristica di questo vino è che la vigna del Montepulciano è un cru, come si dice, cioè è una singola vigna con un'esposizione a sud, il che dà una maggiore esposizione ai raggi del sole, quindi c'è una maggiore maturazione. Le piante sono piuttosto vecchie, sono intorno ai circa 30 anni, per cui naturalmente producono di meno e in più noi facciamo una selezione delle uve sia in primavera, quando selezioniamo i germogli in realtà, sia in fase di vendemmia, per cui soltanto le uve migliori vanno a comporre questo vino. Prima si lavora il Sangiovese che viene vendemmiato normalmente a metà ottobre, inizi di ottobre. Subito dopo si lavora il Montepulciano, si fa l'assemblaggio e poi questo vino viene affinato in botti grandi di legno per 1 anno e mezzo. Quindi possiamo aspettarci un vino elegante, corposo, complesso, che ha la aromaticità, quindi il frutto vivo del Montepulciano, ma anche quella parte acida e erbacea del Sangiovese, che lo completa e lo rende morbido ed elegante. Poi ovviamente l'ossigenazione che arriva dall'affinamento in legno gli dà appunto persistenza, gli dà capacità di invecchiamento e quindi è un vino perfetto per i piatti appunto proteici come quello che stai preparando, Giovanni. A che punto sei? Non mi senti forse? Giovanni, mi senti? Mi senti Giovanni? Ti chiedevo a che punto sei con la preparazione. Eccomi, scusami che sentivo un po' male Paolo, scusami. Ok. A che punto sei? Ho visto che hai mescolato Allora parecchio. sì, io fra 2 minuti tiro fuori le verdure che ho appunto, che sto facendo cuocere in padella, dove le ho precedentemente salate e peppate e aggiungo appunto il nostro mix di odori. Ho da parte sempre un po' di acqua calda, come possiamo vedere, che mi aiuta a facilitare la cottura delle verdure, perché comunque aspettiamo un attimo che le verdure rilascino la loro acqua, assorbano un po' di acqua che ci ho messo io, perché appunto debbono rimanere croccanti, perché è quello che darà pure il sapore al piatto, quel crunch che ti fa la verdura. Certo. Allora, posso continuare io raccontando qualcosa sulla cantina Ciuciù? Sì, bene, bene.
Allora, per chi non avesse seguito gli appuntamenti precedenti, due parole per raccontarvi chi siamo. La società agricola Ciuciù è un'azienda che nasce nel 1970 per volontà di Natalino e Anna Bartolomei, che all'epoca erano già proprietari agricoli, ma avevano sempre lavorato in regime di mezzadria, quindi in realtà loro lavoravano per conto di altri, lavoravano il terreno per conto di altri. Poi nel 70 hanno avuto l'occasione di iniziare la loro prima attività e Natalino decise di chiamare la sua azienda con il proprio soprannome. Quindi questo nome Ciuciù così simpatico in realtà è il soprannome di Natalino Bartolomei, che nel dialetto locale significa qualcosa come bevi bevi. Ha voluto chiamare l'azienda in questa maniera proprio per comunicare l'idea di essere profondamente radicato nella comunità locale, cosa che si è anche poi testimoniata dall'utilizzo dei vitigni autoctoni, quindi parliamo di Montepulciano, Sangiovese, ma parliamo anche di Pecorino, di Passerina, di Trebbiano. L'azienda ha iniziato con 25 ettari di vigna e poi nel tempo è cresciuta. Nel 94 sono entrati i figli Massimiliano e Walter, che hanno dato una dimensione internazionale, acquistando nuovi terreni, impiantando nuove vigne, anche in regimi diversi, per cui nel 96 è arrivata la certificazione biologica e da allora l'azienda è esplosa sull'onda anche della moda, del pecorino e della passerina, che li ha portati a lavorare in oltre oggi 35 paesi stranieri con più di 60 clienti. Paolo, scusami se ti interrompo un attimo. Prego. Le nostre verdure sono cotte, ok? Perché vedete si è assorbita tutta quanta l'acqua, quindi adesso le andiamo a far riposare su un piatto e io nella stessa pentola, in modo che il filetto pure prenda il sapore, andrò a cuocere il nostro filetto. Ok, quindi adesso procederò a fare un fondo di olio, lo facciamo andare. Questo è il nostro filetto di manzo, carne della nostra azienda agricola, carne locale a chilometro zero, ci tengo a dire, perché noi qui in agriturismo abbiamo la nostra azienda agricola, signori, quindi la nostra carne è quasi tutta interamente della nostra azienda. Se non è della nostra azienda, sono di aziende agricole locali comunque. Adesso andrò a passare il filetto, vedete, solo nei bordi, in questo trito di erbe di maggiorana, salvia, timo, origano e alloro, e lo andrò a passare nella pentola. Aggiusteremo di sale e pepe. E facciamo cuocere all'incirca 2 minuti per lato, a fuoco medio vivace. Io comunque qui a casa, forse molti non ce l'hanno e faranno occhio, ho il mio termometro in modo da far arrivare il filetto all'interno e fuori intorno ai 55-58 gradi per la cottura che vuole il filetto, quindi una cottura al sangue, ecco. Benissimo Paolo, io ho spiegato il piatto del filetto, se vuoi terminare con il vino io finisco di cuocere la carne, ok? Volentieri, volentieri. Sì, oggi prima stavo raccontando appunto di come l'azienda sia cresciuta, sicuramente sono cresciuti i fatturati, sono cresciuti il numero di bottiglie prodotte. Quello che non è mai cambiato è la mentalità dell'azienda, che è un'azienda che ancora oggi porta avanti l'idea di vino di qualità, di vino del territorio, quindi ci piace molto fare prodotti come ad esempio il Rosso Piceno Superiore, che è così ristretto e così identificato con il territorio piceno. Oggi volevo spendere 2 minuti per raccontare anche una cosa un po' particolare che è molto importante quando si parla di vino, e cioè il tipo di chiusure che sono, diciamo, a disposizione. Ovviamente nel mondo del vino si possono utilizzare vari tipi di chiusure, ma Ciuciù ne utilizza fondamentalmente 2. Il sughero naturale, che è un prodotto
appunto di origine naturale. Scusami Paolo, ti interrompo un attimo per spiegare un altro passaggio della cottura del filetto. Ho girato il filetto, adesso vado ad aggiungere all'incirca 50 grammi di burro. Aggiungo adesso una noce di burro perché servirà appunto a finire di cuocere il filetto e addolcirlo. Aggiungo adesso il burro perché il burro rispetto all'olio ha un punto di fumo più basso, quindi di 120 gradi. Invece l'olio ha il punto di fumo intorno a 180 gradi. Ok, quindi se lo mettevamo insieme rischiavamo di bruciarlo. Wow. Quindi vedete, il burro si sta sciogliendo. Ecco qui, vedete? Questa bella cremina che sta facendo il burro. Adesso andiamo la cosiddetta nappatura, si va a nappare il filetto, vedete? Quindi lo vado a immergere con il suo liquido di cottura. Fantastico. Ecco Come faccio qua. io a parlare di sughero mentre tu parli di burro e di carne? Non è uguale, eh? Non è la stessa cosa. No. Allora, adesso prendiamo il nostro termometro, controlliamo la temperatura. Allora, direi che fra 30 secondi ci siamo. Il mio termometro mi segna 60 gradi, quindi fra 30 secondi io vado ad impiattare. Però per dare quel sapore, cari amici, di affumicato alla carne che è gustoso, adesso andiamo a fare una bella cosa anche scenica, no? Ho qui appunto, mi ero un attimo assentato, ho un bicchierino di brandy, lo vado ad aggiungere. Vuoi flambare tu? Un flambé, ecco, non so se si è visto, ho fatto un piccolo flambé, ho fatto in modo che la carne avrà anche quel sapore di affumicato. Già, sembra molto buona. Ok Paolo, se vuoi finire di parlare del vino, io fra un minuto sono pronto ad impiattare. Sì, guarda, ci tenevo a raccontare che noi utilizziamo o sugheri monoblocco, che è la più alta qualità del sughero naturale che si possa trovare sul mercato, oppure in alternativa utilizziamo un tappo tecnico che però anch'esso ha origine naturale. Questo è un tappo che viene prodotto con le fibre della canna da zucchero, quindi non è sicuramente plastica, visto che tra l'altro noi facciamo vini biologici e quindi sarebbe un controsenso, ma è assolutamente naturale, è un'ottima chiusura che tra l'altro lascia ossigenare il vino in maniera molto costante e essendo prodotto da fibre vegetali ha zero impatto ambientale, quindi zero impronta carbonica, zero impatto ambientale, totalmente riciclabile. Le colle stesse che utilizzano per incollare questo agglomerato sono naturali, per cui ci piace l'idea che non solo chiuda bene il vino, ma sia anche in linea con questa idea di sostenibilità che portiamo avanti noi facendo vini biologici e vegani. A che punto sei, Giovanni? Allora Paolo, io sono pronto per impiattare. Posso andare? Assolutamente. Allora signori, abbiamo qui le nostre verdure. Andiamo a fare sotto un bel letto, in modo che il filetto ce lo adageremo sopra. Vado a prendere il nostro filetto, vedete? Bello cotto. E finiamo con altre verdurine intorno. Questo qui, ecco, è un piatto semplice, gustoso, di stagione, appunto, perché fava e carciofi sono di stagione e, come ripeto, noi siamo in agriturismo e ci piace la stagionalità, quindi adesso la nostra terra ci passa questi prodotti. Eccoci qui. Ora facciamo la prova del taglio per vedere la carne all'interno, per farvi vedere com'è bella rossa e soprattutto quando è tenera, vedete? Ecco qui, guardate. Si vede Paolo, guardate la cottura stupenda. Fantastico, sì. Guardate che carne rosa, nostra carne locale, la nostra azienda agricola, con verdure locali, da gustare appunto con questo splendido vino che tu ci hai parlato.
Quindi direi che oggi il connubio è proprio top, Paolo. Come sempre Giovanni. Allora io, come sempre, faccio un brindisi alla vostra con il nostro rosso piceno superiore gotico di Ciuciù. Ti ringrazio ancora per la collaborazione e appuntamento alla prossima ricetta. Appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti amici. Ciao.